Sì, ma veramente? Davvero? Pure quello che è successo? No, ma non sai cosa è successo a me? Sì, 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 ti giuro. Dai, poi ci sentiamo, ok? Ok, ciao 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 ciao. Vi sarà capitato qualche volta nella vostra vita che vi incontravi di fronte a situazioni un po' strane, diciamo, no? Anche qui sono successe di cotte e di crude, come per esempio vedere tutte le persone fare la fila per qualsiasi cosa. Fanno la fila per prendere l'autobus, per la banca, per andare alle poste, per andare al tabacchino, per prendere le sigarette, i giornali, tutto quello che è. Fanno la fila. Fanno la fila per prendere il treno, fanno la fila veramente per fare di tutto e se vi capita di voler cercare di saltare la fila vi guardano male, ve lo assicuro, non vi conviene cercare di saltare perché ci sarà sicuramente qualcuno o che vi guarderà male o vi dirà qualcosa, assolutamente. Poi un'altra cosa, qui a Buenos Aires c'è una strada che si chiama Florida. Su questa strada qua, e che è la strada più turistica di tutta la città, di tutta Buenos Aires, troverete persone che sono cosiddette alberelli. In spagnolo sarebbero arbolitos, ok? Che sono queste persone? Queste persone qua vendono divisa straniera, ok? Vendono euro, dollari, reali, sterline, vendono tutte le monete. E naturalmente non è legale, di solito sono legati a un negozio nascosto vicino a dove si trovano, dove sono posizionate, però veramente sono tantissime persone. Però questo dollaro ve lo vendono, o qualsiasi altra moneta, ve lo vendono a un 30% in più. Infatti, questo dollaro qua si chiama dollaro blu. Poi c'è il dollaro ufficiale che te lo compri con la banca, però con un sacco di ostacoli, di restrizioni, ok? Non puoi comprare una quantità eccessiva, 200 dollari, che cosa saranno? 180 euro, no? 185, dipende dal cambio, ok? E quello è il massimo che si può comprare in un mese, secondo il numero di documento. Se voi avete tipo tre conti bancari, ok? Non è che potete comprare 200 da una parte, 200 dall'altra, 200 dall'altra parte. 600, fantastico, bellissimo. Mentre con questi alberelli si può comprare la quantità che si vuole, si paga un 30% in più, però non è così catastrofico, diciamo, lo paghi un po' di più, però tipo tra un po' di mesi avrai recuperato il costo di quello che hai pagato in più perché c'è un'inflazione. Infatti l'inflazione qua è un'altra cosa assurda che ho trovato, un'inflazione fino al 40, 40, 45, 50% e a volte lo supera. Cioè, qui c'è un'inflazione, diciamo, del 4-5% tutti i mesi. Cioè, i prezzi continuano ad aumentare. Esclusa la pandemia, questo succede lo stesso, non cambia niente, ok? Infatti c'è anche il discorso degli stipendi che si valorizzano sempre di più. Poi ci sono anche dei sindacati che cercano di fare in modo che questi stipendi possano aumentare, ok? Alcuni lo fanno, altri non lo fanno. Certi lo fanno, come per esempio i docenti o i metalmeccanici o altri gruppi camionisti, ok? Dipende dal periodo dell'anno. Di solito quando è marzo o novembre, quei periodi lì cominciano un po' a fare casino, soprattutto i camionisti che di solito bloccano tutta la città o sono in grado di bloccare tutto il paese. Poi ci sono anche tutti gli altri mezzi di trasporto, tipo aerei, treni, autobus, che possono veramente bloccare il paese. Infatti, per uno sciopero simile, io una volta sono rimasto bloccato un giorno e sono dovuto tornare dall'aeroporto di Ezeiza a casa e prendere il volo il giorno dopo perché era stato fatto uno sciopero improvviso, non era stato avvisato nessuno praticamente.
era nell'aria, però non avevano detto no, noi fermiamo tutto a partire da quell'ora. Qua funziona così purtroppo. Ma ovviamente, dato che l'inflazione è a questi livelli qua, naturalmente anche i tassi di interesse per i prestiti sono agli stessi livelli, cioè 40-50%, cioè voi volete prendere, non so, mettiamo 100.000 pesos, che sono grosso modo 1.000 euro, ok? Più o meno, senza fare tanti calcoli, che qua la moneta cambia il valore della moneta cambia tutti i giorni, ok? E dovete ridarli tipo, non so, 147-150 mila pesos indietro. Cioè, li dovete dare quasi 500 euro in più, secondo in quante rate lo volete restituire questo prestito. Cioè, più aspetti e peggio è, ok? Un'altra cosa assurda che ho trovato qui a Buenos Aires ha sempre a che vedere con l'economia, con la finanza, ok? Non sono un esperto nel tema, però vabbè. Gli appartamenti, tutte le proprietà immobili si comprano con il dollaro, ok? Chi capisce di queste cose qua avrà già inteso perché. Se volete comprarvi una casa, un appartamento o un negozio, un magazzino, un deposito, quello che sia, un terreno, lo comprate in dollari. Perché? Perché dato che la moneta si svaluta tutti i giorni, allora è difficile mantenere un prezzo in peso, perché bisognerebbe che lo cambiassero tutti i giorni praticamente, più o meno, perché a volte molto, a volte diminuisce il valore del dollaro e praticamente tutti i giorni aumenta. A volte diminuisce, ma la maggior parte delle volte aumenta, però non ci si può basare sul peso, che è una moneta praticamente che non vale niente, vale sempre meno, e allora si usa sempre il dollaro come moneta di riferimento. E poi un'altra cosa, piccolo aggiornamento, il governo sta pensando di mettere delle restrizioni per quanto riguarda l'acquisto del dollaro, cioè adesso stiamo comprando 200 dollari al mese, chi può, c'è chi non può, e stanno cercando di abbassare, mettere delle restrizioni, non si sa ancora perché c'è la gente che sta comprando più adesso, cioè nel mese di luglio, c'è stata gente che ha comprato molto di più rispetto al periodo pre-pandemia, febbraio, marzo, molto di più adesso. Allora stavamo pensando di mettere questa restrizione perché si stanno svuotando le casse praticamente della banca centrale e questo sarebbe un grosso problema per l'economia. Bene, anche per oggi è tutto, spero che vi sia piaciuto questo video, mettete dei commenti, commentate tutto quello che volete, mettete un like, un mi piace, iscrivetevi al canale, mettete la campanella così vi arriverà una notifica per quando pubblicherò un nuovo video. Spero che abbiate una buona settimana e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!